quasi norcini. Oggi andiamo a fare uno dei salami miei preferiti, praticamente il salame quello tipo Napoli, che mi piace perché è semplicissimo, l'80% è magro e il 20% è grasso, magro composto una parte di lonza e una parte di spalla. Comunque sia, è di una semplicità estrema, essendoci il magro diventerà un pochino più secco, perché a me mi piacciono salami un pochino più saporiti, mi piacciono. Comunque mettetemi il like, la campanellina, bim bim, tutto quanto, grazie di seguirmi, consigliate anche il mio canale ad amici, cani, gatti, canalini. Andiamo con gli ingredienti, ciao! Ok, come vi dicevo, la parte della spalla, lonza, grasso, percentuale 20, in questo caso io sarò 60 e 20 di percentuale. Io vado al 20% di sale per chilo, a me non mi piace molto salata, se voi vi piace un pochino più salata invece del 20 andate al 23, al 24, fate delle prove. Io ho preso dei chicchi di sale di pepe grosso, li ho tritati nel robottino. Questa è la ricetta originale, va fatto così, va messo eventualmente qualche chicchino grande e il resto, vedete, budello naturale 60 mm, aglio in polvere, il nostro finto imbuto, un pochino di vino. Il vino, mi raccomando, che non sia un troiaio, non sia quello per cucinarci, perché lo vedete, diciamo vino rosso, vedete un colore rosso. Se il vino è buono, verrà più buono il vostro salume, che al limite invece di bervi tutta la bottiglia, in fondo lasciatene un pochino, o se no aprite una bottiglia decente e poi il resto ve la bevete, ma non mettete del troiaio di vino, perché poi troverete del troiaio di salume, ok? La lama deve essere super affilata, sarà tagliata a coltello, perché la ricetta del salame Napoli è tagliata a coltello, che prima sminuzziate il più possibile per longitudinale. Ok, di un pezzetto così fate tutti dei pezzettini piccolini in questa maniera e poi dopo dovete divertire a sminuzziare un po' grossolani, la sminuzziatura non deve essere, diciamo così, fine, stavolta, a parte magari il grasso, comunque deve essere un po' grosso. Dovete divertire, facciamo passarci un po' di tempo. Poi quando è sminuzziata bene, quando diciamo è un po' rimpiccolita, potete anche fare, diciamo così, la battitura. Se non è prima sminuzziata è inutile che fate questo qui, o perlomeno perdete più tempo. Ok, finito il grasso, cominciate con il magro, così vi riuscirà meglio, perché il magro vi riuscirà meglio tritarlo, perché il grasso è un pochino più difficoltoso. Il grasso fatelo più fine possibile. Voilà, 3T, lascio, sì, via. Sto giocando, che di solito è la radio che mi distrae quando lavoro,
no, non la posso mettere per fare il video, e allora cazzeggia. Comunque fate tutti i pezzettini. Ok, sminuzziate questi lardelli. Ok, ora questo pepe, l'aglio disidratato, se volete lo potete anche mettere ovviamente fresco, il nostro vino, e ora prendetevi un po' di tempo perché questo impasto è importante, questa operazione, nel senso deve durare un po', non fate una botta e via. Dovete farlo per almeno 7-8 minuti, così tranquilli. Questo è un salame purista, cioè sale e pepe, un pochino di aglio, continuate così 7-8 minuti e anche più. Io, come vi dico sempre, ci ho messo una variante che è un po' di peperoncino dentro. Ora cosa faccio? Lo lascio stare fermo un'ora a riposare, fermo e tranquillo, e poi si insacca fra un'ora. Ora io metto una puntina in cima perché mi devo far scendere, avendo messo la puntina di carne in cima, lui scende perfettamente giù, se no avrei un po' di problemi. E ora qui, se avete l'insaccatrice tanto meglio, io faccio così per cercare di aiutarvi in maniera che ognuno lo possa fare. Comunque non è difficile così per questo tipo di salame, anzi io tengo strinto qui in maniera che ora, vedete, sì, e buco. Se non avete la bucatrice va bene un ago, o ve la potete anche fare con un pezzettino di legno. Prendete dei chiodini, possibilmente non in ferro i chiodini, ma in acciaio, o di rame o in acciaio, e ve la create. Vi faccio vedere tutto il video qui perché credo che sia importante. Ok, man mano, così esce l'aria, così entra meglio la carne e abbiamo meno problemi dopo. Ci siamo, praticamente queste qui erano sui 600 grammi e la presi tutti. Avevo anche già preparato un altro modello, invece ora qui dobbiamo lasciargli un pochino di spazio perché ce lo dobbiamo legare. Guardate che bellino che è. Qui bene, e se avete l'ago bene lo stesso. Ora pressate, questo dovete pressare bene. Ora. Qua dovete fargli lo strizzotto è, non dovete mettere il filo soltanto qui, ma dovete prendere un pezzettino e il filo deve passare da un pezzettino di budello, perché se no quando si inizierà a stringere si seccherà. Allora, questo qui è la prima operazione, è quella che poi prendete un pezzettino di budello così, stringetelo. Questo è lo strizzotto che non vi farà cascare mai. Qui ci fate il cappio.
questo qui sarebbe, diciamo, già quasi pronto, ma io gli vado a fare delle cacce intorno, perché almeno quando si andrà ad asciugare dell'acqua il legaccio lo stringerà un po'. Lo possiamo anche fare, facciamo un paio e poi continuo, se no il video diventa troppo lungo, per questo a volte non vi faccio vedere delle parti per non allungare i tempi. Ok, prendete il vostro rotolino, incrociate, arrivate qui e via. Qui e via. Non occorre stringere fortissimo qua, quando avete stretto un po' va bene. Ok. Molti mi dicono, ma io ci metto l'elastico alla rete. Qui in Toscana è diventata vietata la rete perché hanno trovato dei prodotti chimici che andavano nel salame, plastica, che sciupavano il salame. Boh, mi devo ancora informare meglio di sta rete. Comunque io faccio così. Come vedete è perfetto. Una toppata alla fine. E diamo. Olè. E ora così. Perfetto. E poi lo legherò per non farlo scappare. Un pezzetto qui. Così. Ci vuole un po' di manualità, l'ho acquisita negli anni. Guardate che bellezza, che bambino. Ora lui deve restare attaccato e le mani unte. Vabbè. Deve rimanere attaccato da qualche parte in casa con la temperatura di 20 gradi circa per 48 ore, che si chiama la stufatura questa. Trascorse 48 ore, scusatemi, trascorse 48 ore deve andare o in una cantina con una temperatura di circa di circa 8 gradi, 10 gradi con un'umidità da 70-80, o in frigo, ma in frigo deve essere messo così, appeso o al limite con 2 stecchettini piccolini, dei legnettini, così, e ogni giorno lo dovete girare, perché se no dove tocca gli dà fastidio, o se no levate il vano, quello sotto del frigorifero, e lo lasciate attaccato. Comunque ci rivediamo fra una cinquantina di giorni circa. Sono passati circa 45 giorni, ho perso il 30% del peso ed è normale. Colore. Ok. Voilà. Perfetto. Maturazione pure, guardate, è bella dura. Spero che vi sia piaciuta questa ricetta. A me questo tipo di salume piace molto perché nella semplicità, il semplice, guardate, si vede anche passare i raggi della luce attraverso.
sto facendo un sacco di ricette buone, utili per tutti. Seguitemi, commentate, scrivetemi qui sotto, come già state facendo in tanti, se avete bisogno di consigli. Io ci sono, a un'altra ricetta.